chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Davide, abbiamo lasciato qua il manichino perché volevo farti vedere questa cosa che abbiamo pensato. Abbiamo preso la puleggia originale, l'abbiamo tornita, adattata per montare una rotafonica che abbiamo preparato. Poi abbiamo disegnato e costruito in stampa 3D questo supporto del sensore perché abbiamo pensato di fare l'accensione elettronica, quindi eliminando lo spinterogeno, visto i vari problemi che ci sono di anticipo per farlo andare più forte. Che non è male. Che non è male. Bella soluzione questa, sì, toglie un sacco di problemi. Adesso abbiamo visto che è tutto preciso bene, adesso lo faremo fare in CNC in sostanza. Ottimo. Che facciamo oggi? Iniziamo a metterci dentro degli allora, oggetti cilindrici che vanno su e giù? Adesso smontiamo e iniziamo a montare i pistoni, che li abbiamo fatti su disegno, li hanno anche marcati Davide Cironi. A livello di peso qua siamo circa 35 grammi in meno. Siamo stati anche un po' più alti con il rapporto di compressione di 8,5 a 1, insomma. Le bielle abbiamo pensato di non farle, visto che la biella Maserati è sempre una bella biella, molto robusta, col fusto bello largo e quindi non ha problemi sicuramente di rottura. I bulloni sono dei bulloni nuovi, abbiamo rifatto le boccole in bronzo, insomma qua come bielle siamo a posto. Poi le bronzine le abbiamo qua, queste qui di banco sono pronte, quelle di biella sono qui dentro. Questa testa l'abbiamo già preparata pronta, abbiamo già lavorato i condotti che abbiamo allargati, abbiamo curato perfettamente le camere di scoppio come si può vedere e poi abbiamo fatto il piano e basta. Registrata, asse a cam nuovo, abbiamo fatto il nuovo profilo come eravamo d'accordo, in aspirazione siamo andati da 9,5 a 10,5, nello scarico siamo rimasti a 10. Ok, arriviamo alla testa che ho lasciato da ultimare. Praticamente Davide, vedi, abbiamo curato perfettamente la camera di scoppio, lucidata, preparata e nel primo millimetro che apre la valvola ha già una buona uscita del flusso perché c'erano tutti i gradini e quant'altro che quindi perdiamo rendimento volumetrico. Poi abbiamo sostituito le guide, sono tutte le guide nuove in bronzo, non in ghisa, le abbiamo fatte a punta per migliorare sempre il flusso, quindi automaticamente miglioriamo la portata aria al motore. Per quanto riguarda lo scarico, stessa cosa, l'abbiamo lavorato in tutte le sue maniere e adesso è diventata una testa molto molto più performante rispetto all'originale, quindi serve pompare anche molto meno con la turbina perché chiaramente quando miglioriamo la portata d'aria, quindi abbiamo allargato le sedi, poi la battuta valvola, visto che è una macchina stradale abbiamo fatto 1,2 mm, 1,3 mm l'aspirazione e siamo stati 1,4 mm lo scarico. Mettiamo un po' di blu di Prussia per far vedere com'è il discorso. Ecco, vedi Davide, porta proprio un filo, tutto attorno perfetto, proprio una battuta bellissima sia sulla valvola, spettacolo, porta perfettamente. Vediamo che lo scarico, tanto per vederlo, questa è la valvola di scarico e dopo la senti che lavora bella perfetta, vedi che porta perfettamente un filo e lavora perfettamente in punta. Abbiamo meno ostruzione nel condotto, quindi è più portata, migliora la portata. Adesso procediamo nell'assemblaggio. Togliamo l'albero. Ok, tiriamo via le bronzine, ripuliamo le canne se c'è stata qualche imperfezione. Le bronzine, vediamo se c'è qualche imperfezione qua, ma sono nuove e originali Maserati. Eccolo qua. Vediamo qua come gira Mauro. Perfetto. Prendiamo i spallamenti.
Eccoli qua. Ci sono due scuole di pensiero, noi montiamo sempre prima l'albero perché così ci centriamo sempre con la biella e prendi di solito il nostro falso supporto in modo che ci tiene fermo l'albero e possiamo ruotare e infilare le bielle e i pistoni. Perfetto, prendiamo dei distanziali qua. Boh, ecco qua. 19, chiudiamo un attimo. Perfetto. Ok. Adesso iniziamo con l'assemblaggio delle bielle e i pistoni. Bene. Mettiamo sulle fasce, Mauro. Sì. Adesso lubrifichiamo. Andiamo bene. A posto. Intercaliamo le fasce. Sì. Bene, stringi fasce, Mauro. Ok, perfetto. Siamo pronti. Ok. Eccolo lì. Il primo dei 6. Il primo è entrato. Eccoci qua Davide, come avevi notato la scorsa volta sulla tavolata c'era l'impianto frenante posteriore ma mancava l'anteriore. Sì. Questo qua è praticamente il tuo originale con il disco da 282 e la sua pinzate e 4 pompanti e finalmente Brembo è arrivato e ci ha portato il kit maggiorato di dischi e pinze. Allora, qui partendo da un Mozzo 4x98 che insomma è abbastanza comune nel mondo Fiat, abbiamo potuto spaziare un po' con le dimensioni. Abbiamo aumentato un bel po'. Ok. Abbiamo optato per un 305, che è una bella differenza, ci darà un po' di problemi con i cerchi da 16, se rimarremo sui 16, però ovviamente la cosa più importante è che sono autoventilanti. Sì, questi erano pieni in quelli origine. erano Sì. pieni. Il diametro è maggiorato a 305, il Mozzo è 498, quindi non sono specifici ma sono esattamente gli stessi. Poi abbiamo Pinze. questa cosa qui che è un po' diversa, Questa cosa Leggermente diversa, vero Davide? anche a livello di pesi. Certo. Questa pesa come un'incudine. Poi queste sono scomponibili, queste sono monolite. Le mettiamo vicine, ce n'è mezza pinza in più. Mezza pinza in più. Cioè, guarda che differenza. Adattamento staffa, quello dobbiamo farlo noi. Sì. E dopo vedrà Mauro con gli ammortizzatori Sì. per il Mozzo, Sì. se tutto combacia o comunque in caso bisognerà fare una piccola modifica, ma nulla di impossibile. Ecco qua, Mauro. L'ultimo. Siamo pronti. Ok. Eccoci là. Perfetto. L'ultimo Perfetto. messo. Fai con quella? Vado sotto intanto. Ok. Vai. Queste bielle qua vanno chiuse a 6,5. Con l'ultima. Perfetti. Ottimo. Un orologio. Il bello libero, no? Perfetto. Perfetto. Qua siamo perfetti, puliti, in ordine. Montiamo le bronzine nuove sul semi-carter sotto. Eccoci qua l'ultima. Perfetto. Adesso prepariamo il sigillante. Mettiamo anche un po' di olio sulle bronzine. Ecco qua, perfetto. Faccio sempre il doppio cordolo perché garantisce di più Per evitare perdite. la tenuta. Ottimo. Un colpetto. Tocca usare le vecchie e buone maniere. Bene. Montiamo le rondelle di banco. Ok. Perfetto. Sempre olio nei filetti
Che così il dado scorre meglio. che non grippa nella base. Poi sai, ognuno fa la sua maniera. Io da tanti anni sono abituato così. Prepara la dinamometrica. Quanto metto? Facciamo una prechiusura a 5 kg. Ok, andiamo a 10 kg. 10 kg. Abbiamo la fortuna di avere un'altra macchina qui che monta esattamente le misure di gomme e cerchi che abbiamo pensato di montare sulla Biturbo come alternativa. Già a vederli così il disegno è molto diverso da quello che monteremo noi e accentua ancora di più la differenza del diametro, quindi già so cosa aspettarmi, però abbiamo la possibilità di provarlo, quindi lo facciamo. Ovviamente la macchina non ha meccanica, quindi la appoggiamo soltanto per avere l'impatto estetico e già si vede che è gigantesco. Questo è un 225 45 17. L'effetto macchina di Paperino già è abbastanza evidente. Esteticamente non è il massimo. Proviamo a spostarlo dietro. L'arco ruota ci starebbe anche, il problema è che è veramente altissimo. Abbiamo anche un altro cerchio da 16, stesso disegno. Ci proviamo anche questo. Il 16 è sicuramente un diametro più adatto. Sempre cerchio Maserati, stesso disegno molto più piccolo. Ci cade molto meglio. Abbassiamo anche la macchina dal ponte. Ok, ecco. Questa è una previsione di assetto abbastanza realistico. E sono giganteschi. I 17 sono veramente giganteschi. Questo è il 16, che probabilmente sarà la dimensione che useremo noi. Il disegno di questi cerchi amplifica molto il diametro, quindi sembrano ancora più grandi. Il nostro invece lo spegne un po' perché abbiamo una razza interna con uno scasso. Credo che dovremo insistere sul 16 e cercare di farci entrare la pinza maggiorata. Quindi questa prova è stata molto utile, ma il 17 è veramente gigantesco su questo disegno. Adesso volevo provare la tenuta valvole per verificare che siano a posto. Già si sente dalla battuta planare che siamo a posto. Ok, Mauro, mi porti il voltometro? Proviamo la tenuta delle valvole. Perfetto, questa è 0,8. 0,8, perfetta. Bene, qua siamo a posto, aspirazioni tengono perfettamente. Proviamo quelle di scarico. Perfetto. 0,8 anche questa. 0,8. Ottimo. Perfetta, siamo a posto. Rimettiamole in riga perché adesso andiamo a montare i gommini valvola e dopodiché cominciamo a montare le molle. Vai. Ok. Allora, gommini valvola. Sì, questi sono i classici gommini che mantengono la tenuta dell'olio da sopra, che non scorri giù nelle guide valvola, insomma. Bene, adesso procediamo con il montaggio delle molle. Inizio con la prima valvola, filo d'olio, seconda valvola. Perfetto, qua siamo pronti, adesso possiamo iniziare con le molle. Iniziamo con lo scarico. La valvola di scarico, essendo una valvola più grande e più pesante, hanno montato una molla doppia e chiaramente con carico superiore a quelle di aspirazioni, che sono delle valvole molto più piccole. Tra l'altro questa prima serie monta una valvola più piccola e una valvola più grande in aspirazione e noi abbiamo fatte tutte e due uguali da 28,5 anziché 23-27, quindi abbiamo aumentato ancora di più la portata d'aria
migliorando anche a sede e quant'altro in sostanza. Quindi c'è stato un altro ulteriore beneficio che prima avevo omesso di dire, insomma. Procediamo con le molle qua, Mauro. Eccolo lì. Perfetto. Procediamo al montaggio dell'altra intanto e nel frattempo registriamo questa e via, insomma. Abbiamo la fortuna di avere vicine una biturbo prima serie e una 224. Una delle differenze delle due macchine è proprio il sottoparaurti, sia posteriore che anteriore. Ne parliamo perché, montando cerchi più grandi, sulle serie successive, Ghibli e 224, che hanno passaruota più larghi, il cerchio più grande di diametro si spegne molto. Sulla mia, che è come questa, un paraurti molto sottile, il cerchio grande diventa veramente effetto dragster, effetto macchina dei cartoni animati. E anche all'anteriore il paraurti della 224 è un po' più pronunciato e non fa quell'effetto mento senza barba. Invece la biturbo prima serie ha questo labbro all'indentro molto interno e il paraurti sopra che è sottilissimo, che su questa linea andava bene perché aveva cerchi piccoli da 15. Maggiorando i cerchi così tanto questo effetto si amplifica da morire e non è quello che vogliamo, quindi continuiamo a spingere per mettere sui 16. Abbiamo chiuso tutto. Sì. Giriamo che vediamo di iniziare con le teste. Ecco, guarda che belli. Queste sono le guarnizioni che abbiamo fatto fare per Davide, ridotte anche per recuperare il rapporto di compressione. Abbiamo fatto 2 lamine dentro. Sì. Comunque questa è già una bella guarnizione con la bordatura doppia. Sì. Via. Aspetta che vediamo perché l'abbiamo già controllata, però è meglio ricontrollare perché spesso capita che bisogna ritoccare perché sia centrata perfetta. Ok, qua mi sembra a posto. Bene. Bene, vediamo subito l'altra prima, va. Gira dall'altra parte. Bene, controlliamo che questa qua ci siamo, anche se qualcuno le mette a secco, ma io preferisco dare un filo di di ermetico. evitare. Perfetto. E dammi il passo tanto. Eccola lì. Mi passi le rondelle, Mauro? Sì. Dai che arriviamo a vederlo mezzo finito. Ok, andiamo avanti dall'altra parte. Una volta che pulisco questo piano. Eccoci qua. E anche la seconda l'abbiamo infilata. Ok. Perfetto. Bene. E anche questo. Lasciamo lì a riposare e poi tiriamo l'ultimo stadio a 10 kg. Adesso andiamo a riposarci anche noi. Sì. Perché è giunta l'ora di mangiare qualcosa. Cosa dici? Per oggi basta. Ogni volta che vengo siete più malati mentali comunque. È vero, eh? Peggiorate veramente volta per volta. Peggioriamo, sì. Allora, vediamo un attimino se quello che abbiamo fatto ti piace. In realtà... Oddio, mi ha preso bruttissimo, pensavo erano quelli nuovi. Allora, in realtà noi siamo partiti da questi, no? Mamma mia, che cosa orribile. Abbiamo provato a studiare qualcosa, però per le tue peripezie al volante sicuramente era più idoneo qualcosa di più specifico e più sportivo. Decisamente. Quindi... vabbè. Spettacolo. Sì, l'avete rifatto decisamente. Belli? Bellissimi, bellissimi. Non è stato facile adattare, diciamo, i sedili come ci sono arrivati a come li vedi adesso e soprattutto trovare del materiale che era compatibile con l'epoca e che permettesse di farli diventare, insomma,
belli belli. Bellissimi. Il logo come tu volevi. Esatto, sì. Al meglio abbiamo interpretato quelli che erano i tuoi desideri, quindi era questo, no? Niente, non sbagliate, non sbagliate. Ok. Continuate a non sbagliare, perfetto. Allora, questi qui sono gli anteriori. La cosa complicata è stata pure poi adattare i sedili posteriori. Sì. Il più possibile con gli anteriori, Questi mantenendo... avevano i poggiatesta così? Sì, Mica me lo ricordavo. perché erano un po' rovinati. Madonna. Quindi abbiamo interpretato la stessa diciamo, linea degli anteriori portati al posteriore. Apri. Vabbè, tanto non ci si siederà mai nessuno, però C'è, volendo e funziona. c'è. Che figata, bellissimo. Da noi si dice lo sapete fa, lo sapete fa. Sembra una cosa che poteva aver fatto Maserati all'epoca, Fa che piacere. non avevano i soldi di fare probabilmente, però invece vedi, Da questo a quello. un altro pianeta, un altro pianeta. Ma poi proprio anni 80 è il modo più figo del mondo, cioè bellissimo. E poi c'è tutto il corredo, abbiamo abbinato i pannelli, abbiamo dovuto rifare tutto quello che era il discorso del bracciolo, che era disintegrato, l'abbiamo fatto resuscitare. E la cosa bella poi è il pezzo lì sulla... Ah, che quello era proprio... quello lì era tutto cotto. Questo qua pure è stato abbastanza complicato, ma E questo come avete fatto? abbiamo dovuto togliere tutto quello che era marcio e totalmente ricostruirlo e rivestirlo. Fuori di testa completamente. Completamente fuori di testa. Qui Davide abbiamo fatto quello che avevamo detto, e cioè è un restauro conservativo perché il pellame era ancora in buono stato, era salvabile, quindi abbiamo preferito non intervenire con rifacimenti o ripigmentazioni, ma salvare proprio l'originale. Sono ancora molto molto belli. Abbiamo abbinato naturalmente il rivestimento a quello dei sedili. Adesso puoi tornare a correre con dei sedili giusti. Ma il mio destino sarà questo ormai. Morirò con 850.000 macchine e non riuscirò a togliermi perché sono diventate troppo belle. Ho disegnato il cerchio da 16, questo è l'anteriore, 7,5-16. Ok. Come vedi praticamente il profilo, il frontale è lo stesso. C'è più spazio perché ovviamente la pinza Brembo è molto più grossa, per cui abbiamo necessità di cavare più spazio. Abbiamo modificato anche le T, abbiamo necessità di arrivare quasi a filo carrozzeria. Sì. Qual è la differenza rispetto al cerchio originale? Praticamente il diametro, questo qui, io l'ho disegnato 320 mm e se noi andiamo a vedere il cerchio campione, quello originale Maserati, abbiamo questo diametro qui che fa circa 350 mm, per cui sarebbe 1,5 centimetri più piccolo, parlo delle finestre. Sì. Bisogna capire se va bene come compromesso oppure se il cerchio risulta troppo piccolo. Casomai devo valutare se fare un'opzione diversa, magari giocare ecco, con lo sfrumo della razza, vedere se riesco a far sembrare la razza più lunga come questo originale, perché noi sai, essendo una ruota modulare 2 pezzi, abbiamo necessità di avere lo spazio per l'assemblaggio, per le viti. E quindi quello sostanzialmente mi ruba margine, non posso farlo per forza identico a questo. Bisogna capire se è un compromesso accettabile oppure no. Tosta perché vabbè, la soluzione sarebbe maggiorare il diametro, lasciare il disegno uguale, aumentarlo. Sì, portarlo perché in a effetti 17. già questo, mi dicevi, già così sembra piccolo, la razza così. È ovvio che se aumentiamo il diametro, lo facciamo da 17 pollici, diventa tutto più semplice perché tutta questa zona qui rimane uguale ad adesso. Sostanzialmente per passare da 16 a 17 allunghiamo la razza, per cui in proporzione riusciamo a giocarcela meglio e fare il 17 così. Cercare di sviluppare le due cose in contemporanea, magari vedo se riesco ad affiancare le due cose e farti vedere qual è la differenza tra il 16 modificato, identico a questo, però adattato, oppure se conviene pensare direttamente al cerchio maggiorato. Tosta, non è facile.
Però purtroppo la pinza grossa non ci serviva. Sì. Cavalli ce ne sono, lì Sì. siamo Niente, l'unica obbligati. cosa è provare a sviluppare le due cose, farti un confronto, farti capire come può risultare, magari con qualche render forse si riesce ad avere un impatto migliore, perché ovviamente il disegno CAD così non ti dà proprio Chiaro. l'effetto reale. Vabbè. Facciamo così? Facciamo Dai, così. vedo di prepararlo velocemente e poi decidiamo, perché penso bisogna chiuderlo a breve. Purtroppo Bisogna chiudere sì. tutto a breve e iniziare con la produzione. Inge, la serata di Biturbo, Eccoci. problemi a non finire. Il dubbio che avevamo era che, essendo una macchina che normalmente non si fa così sportiva, non si fanno da corsa, se ne sono fatti in passato Sì, pochissime. no, è la prima volta che vi ci capita. abbiamo a che fare. Immaginavo. La fortuna è stata che però questo cambio è condiviso da varie macchine, abbiamo scoperto. Sì, Opel, Kadett, Ascona, Esatto. però la differenza è l'alberino frizione. Una bella differenza. Questo è il tuo originale e non è uguale di lunghezza. Ok, Quindi questo dobbiamo rifarlo, se no non ti rimonta la frizione. ok. Sembra poco, ma in realtà è un problemone. Diciamo che, sai, il resto è tutta roba produzione standard, qui va fatto un pezzo apposta, quindi ci vuole i suoi tempi. Se mi davi una coltellata era meglio. Perché siamo già, non ti dico quanto in ritardo siamo con questa macchina qua. Lo so. Invece il lato bloccante? L'abbiamo rifatta, anche quello ovviamente non c'era, perché quello non c'era proprio, però insomma con quello a breve ci siamo, dai. Ok. Andiamo E poi ho sentito che tutte le fusioni sono leggerissime. Cioè, Adesso fuse così sono sì, abbastanza... da una parte è buono, dall'altra... Sì, comunque dai, dovrebbe reggere, speriamo. Sì, dai, ma non abbiamo esagerato con la potenza qua. Sì, sì. No, la fusione dovrebbe reggere. Dai. Il cambio, gli ingranaggi non c'è problema, quello sì. Ma anche la fusione ce la farà, dai, siamo confidenti. Danilo, Ehi Davide, buongiorno. buongiorno. Come Che va? dici? Tutto bene? Bene, ti ho fatto A aspettare un posto. po', eh. È stata un po' lunga, ma insomma, cosa dici qua? Che Guarda è bellissimo, eh. Hai fatto Cosa un ti sacco pare? di cose. È stupendo, poi alla fine questa è ottima scelta. Ah, questo colore qua è proprio veramente stupendo, come la macchina d'altronde. Quindi sei riuscito a portarti avanti Sì. tutti i giri Allora di noi tubi. siamo andati avanti, della serie abbiamo montato su intanto il motore, soprattutto la cosa importante era fare tutte queste tubature che abbiamo deciso di montargli l'intercollar frontale anteriore. No, è bello. È una bella scena e tutto. Poi montando il motore chiaramente siamo andati avanti con tutti gli accessori, tutte le varie tubature. Abbiamo creato il cablaggio nuovo perché come ti dicevo abbiamo montato l'accensione elettronica con la puleggia fatta davanti con il suo sensore e tutto. Poi abbiamo pensato di mettere le 6 bobine in un'unica bobina e abbiamo fatto la sua staffa con i fili fatti su misura che cadono tutti giusti. Adesso stavo per montarli ma sei arrivato in ufficio. A rompere. Per quanto riguarda il sotto, siamo andati avanti anche con la meccanica, la ciclistica e quant'altro. I freni. Gli ammortizzatori sono i definitivi questi? Non sono ancora definitivi Ah, ok. perché abbiamo montato intanto il preammortizzatore che poi diventerà elettronico. Qua abbiamo fatto le staffe per le pinze, le abbiamo disegnate e ricreate dal pieno. I cerchi passano perfettamente, siamo proprio al limite con la bulloneria e tutto. Comunque è venuto fuori veramente un ottimo lavoro, poi vedrai. Per quanto riguarda il telaietto è stato tutto pallinato, è fatto la cataforesi, staffe nuove della barra stabilizzatrice, i suoi tiranti, tutto tropicalizzato, meglio che nuovo. Molto meglio che nuovo. Se avessero fatto così all'epoca, sai che è venduta. Esatto. Dopodiché abbiamo fatto anche i tubi su misura in aerokip per i freni perché non andava più bene niente. Abbiamo cambiato la pompa, abbiamo revisionato il servofreno, abbiamo fatto tutto quello che serviva. Adesso alzo ancora un attimo, faccio vedere il sotto.
Ecco il famigerato cambio, rifatto e ravvicinato. Abbiamo montato tutto correttamente con i suoi supporti nuovi e tutto. Dopodiché abbiamo montato, Davide, la scatola sterzo che l'abbiamo fatta ravvicinata. Al momento è meccanica, ma abbiamo lasciato la predisposizione anteriore anche per montare la pompa idroguida e adesso vedremo se farlo o non farlo. Intanto per mettere giù la macchina come prima base di approccio abbiamo fatto così. E dopodiché nel dietro abbiamo revisionato tutto l'albero di trasmissione bilanciato, abbiamo cambiato il cuscinetto centrale qui. Lo stesso dietro abbiamo fatto la palinatura e la cataforesi sul ponte posteriore. Qui nella campana del differenziale abbiamo revisionato tutta la campana col suo cuscinetto, con la sua pera internamente nuova, e poi c'è il differenziale che è stato montato l'autobloccante, lavato, revisionato e verniciato con i vari semiassi e tutto. Poi tutte le minuterie che sono, per dire, pompa della benzina, tubature e quant'altro, rifatto nuovo. Bellissimo. Dalle pinze revisionate, zincate, corde, freno a mano, tutto rifatto. Stupendo. Il serbatoio l'abbiamo anche quello smontato, abbiamo fatto il trattamento internamente, Ok. quindi abbiamo fatto la tropicalizzazione e anche quello in cataforesi. Ok. Ma anche adesso di andare avanti con lo scarico, dopodiché rimane da Bancare. cominciare a mettere al banco prova, provarla e tararla e andare a provarla. Buongiorno. Ciao Davide. Com'è? Bene, te, tutto a posto? Finalmente li vedo. Sì, finalmente. Vai, non Apriamo. aspettiamo. In realtà già ho visto quello, è stupendo. Sì. Eccoci qua. NTM, guarda che belli. Leggerissimo anche. Questo qua dovrebbe essere il posteriore, canale 8. Allora, questo è un 8, sì, 8x16. Posteriore, sì. Leggerissimo. Sì. Lo scomponibile interno. È bello anche il colore che adesso. Bellissimo. E hai anche le gomme, ho visto, Sì, perfetto. le gomme sono qui, 2,25. Abbiamo fatto misure davanti e dietro uguali, Sia davanti che dietro uguali. cerchi diversi, gomme uguali, quindi vediamo. Abbiamo già visto con quelle che comunque l'impronta a terra è perfetta. Quello è un altro Quindi- 8. Sì, questo qui è 8 e posteriore. Ecco Davide, come vedi i cerchi originali hanno 5 fori e noi li abbiamo riprodotti 4 fori, no? Quindi questi qua sono similari. L'unica differenza è il canale che abbiamo fatto 7,5 a posto di 7 e chiaramente i fori, che naturalmente adesso puoi montarli questi qua sulla prima serie. Poi abbiamo fatto le T che va giusto a filo con la carrozzeria rispetto a quelli originali che vanno più dentro della carreggiata. Perfetti. Belli. Valvola. Perfetto. Montiamo il cerchio sulla Maserati. Ce l'ho io. Ok. Perfetti. Dai. E bisogna andare giù qua ancora. È bella cazzo. È bella, sì. Vederli prima sembravano più larghi. Sì, in caso metteremo un distanzialino, dai. Però a vedere la terra adesso è stupenda. Abbassiamo e ci siamo. Mettiamo a posto le ghiere e Sì. dopodiché facciamo le altezze giuste e dopo vediamo come chiama. Contento che si leva dai coglioni a più. A posto.
sto frenando io. Si supera il 10, 11. Ok? 11. Attenzione! Vai, tranquillo, tranquillo. La vedi nera? Attenzione. Ottima scelta, ottima scelta. Attenzione, Michael. Solo perché hai mangiato le salsicine, mica per cosa. Ultima scelta. Segna. Tanto non deve segnare. I Bulls vincono all'ultimo secondo. Viva! Marco Sarro c'ha paura che la roba vola in Australia, non lo so. Ci ha messo una quantità di pluriball incredibile. Sì. Comunque la gente non può sentirlo, ma da toccare fanno paura. Sì. La moquetta è ancora la sua, no? Questa? Questa è la sua. Gli ordini erano salvare il salvabile, come sempre. Che figata. Mamma mia. Somiglia al tuo BMW sta roba. Sì, esatto. So che tutti volete vedere il volante. Siamo qua per questo. Bello. Ci sta alla grande. Anche questo è tutto restaurato. Ricordo. Mamma mia. Esatto. Profumati. È il suo, ha fatto solo il camoscio qua. Ah, vedi? Questo c'aveva il... Sì, elastico. Bello. Beh, guarda. No, vabbè. Nuova. Poi inizia la parte proprio soft porn. Goduriosa. Beh, io l'avevo visti già, però dai. Bellissimissimi. Che figata. Sono stati imballati un bel po' di giorni, infatti vanno fatti riposare un attimo. Sì, beh, certo. Marco Sarro mi spara per una cosa del genere. Qua siamo proprio alla malattia, te. Forse gli interni più belli che ho mai avuto su una macchina, di quelle che abbiamo fatto. Veramente qua stiamo a alto livello. Se aveva soldi all'epoca, secondo me li faceva così. Vabbè, io l'avevo già visto. Fantastici. Però Belli, stupendi. Così è la distanza giusta, diciamo esterno e interno. Esatto. Vai, ti tengo io. Sei un po' strettino. Sembra il suo? sono pronto per andare a Cortina.
Penso che meglio di così l'abbinamento non potevamo farlo. No, sono la morte sua, come il Caccio e Peppe. Sia anche il volante, si abbina col cruscotto, i sedili, ha fatto un ottimo lavoro. Molto elegante rispetto alle altre macchine che hai, quindi finalmente dai qualcosa di diverso. Sì. Questa penso sia la tua prima macchina da normale. Quasi. Veramente, non pensavo che mi sarebbe piaciuta così tanto. Penso che non ci sia una cosa fuori posto in stauto. Quando gli ammortizzatori giusti, l'assetto giusto, la marmitta, le ultime robe che mancano, ha il suo perché. Gli interni fanno spavento, bellissimi. Gli interni sono favolosi. Certo, poi c'ha delle cose sempre un po' strane, tipo la cuffia del cambio, ancora non tanto la digerisco. È molto anni 80, ecco, diciamo così. Se ti ricordate com'era prima. Meglio dimenticarla, non ricordarla. Danilo, allora Eccoci io qua. so che non è la sua prima accensione, ma è la prima volta che la sentirò io, quindi sono emozionatissimo, anche perché ci è voluto un bel po' di lavoro, un bel po' di mesi. Ah, senza dubbio. Adesso la metteremo in moto e te la faremo sentire. Ti elenco un po' di cose che siamo andati avanti a fare. L'abbiamo mantenuta a carburatore. Sì. Solamente che abbiamo deciso di montare una centralina elettronica della Link Storm con le bobine separate. Sì. Poi abbiamo fatto una ruota fonica sull'albero motore e di conseguenza l'abbiamo fatta fasata sulla puleggia dell'Asia Cam della bancata 1. Dopodiché abbiamo pensato, perché sta macchina qua soffriva molto la temperatura, abbiamo pensato di fare un giro di tubi qui per montare un bel intercooler frontale. Sì. Poi abbiamo fatto un radiatore dell'acqua più grosso e più grande, tutto in alluminio, quelli tradizionali che facciamo anche sulle macchine da corsa e quant'altro, con una bella ventola grande, insomma. Dopodiché è stato un grosso lavoro per centrare il carburatore per quanto riguarda getti e quant'altro, e di conseguenza abbiamo definito con tutta la linea scarico in acciaio. Questo è stato il lavoro che abbiamo fatto. Ci è voluto un po' di tempo, ma insomma abbiamo avuto un ottimo risultato. Guarda, è tutto molto ordinato, anche questa cosa qui delle bobine messe così D'altronde simmetriche. Ho capito deve avere che che la sua parte. Ho capito che tu sei un esteta sotto Sì, sotto. sì. Va bene, senza ulteriori indugi, secondo me. Proviamo a mettere in moto, Sì. dai. Vedi che bello pari che gira proprio lineare tutte e due le bancate. Bellissimo. Va bene, la facciamo scaldare un po' e poi... Sì, la facciamo scaldare un po' e poi La cominciamo a lanciamo. fare un lancio. Vado. ...165 kW per 1,36, 224. Diciamo che siamo arrivati al miglior risultato con l'intercooler freddo a 171 kW, quindi a 231 cavalli. A posto. Davide, faccio vedere Gira anche un'altra l'addio. cosa. Vedi? Beh, qua abbiamo messo la batteria dietro, lato opposto guidatore, abbiamo cambiato tutti i fili, portato i fili grossi della batteria fin dietro, abbiamo fatto il contenitore per fissarla in modo da dare più spazio davanti, Sì. questione di pesi. Perfetto. Abbiamo fatto una bella cosa, insomma. Ammazza frizioni da maschi.
appena scoperto di non avere l'idroguida, quindi già mi devo settare completamente in modo diverso da quello che mi aspettavo. È un dettaglio che mi sono perso, un po' piccolo. Comunque, già la sento molto molto confortevole. Chiaramente abbiamo un camber posteriore veramente esagerato, siamo oltre i 3, quindi meno 3, ed è tanto. Sul veloce la senti un po' meno stabile, però nelle percorrenze medio-veloci invece è molto ben piantata ovviamente. È diversa da tutte le altre macchine, è diversa dalle BMW, è diversa dalle Alfa Romeo, dalle Porsche, da tutto quello che c'era all'epoca. La cosa che immediatamente si nota è il carisma del motore. Adesso stiamo girando bassissimi di pressione, quindi ce n'è tanto di più, ma è un motore che parla letteralmente. E quando saremo a pieno carico penso che la maggior parte della soddisfazione verrà da lì. Il cambio ha degli innesti molto strani, non precisissimi, quindi il gioco è tutto lì. Gestire la coppia e l'erogazione usando un cambio che non è proprio il top del top, neanche dell'epoca. Però già ci siamo, l'impianto frenante è una bomba, le gomme, le dimensioni gomme le abbiamo azzeccate, purtroppo stiamo girando con dei distanziali un po' più grandi di quelli che avrei voluto, ma ho raccolto già abbastanza informazioni e voglio parlarne subito con Danilo, così prima possibile sgrossiamo tutto quello che si può. Danilo, Davide, ci fa caldo dentro, tantissimo. Sì. C'è il riscaldamento che va a palla, quindi quello... Probabilmente sarà il rubinetto aperto adesso, questo non l'abbiamo verificato. Con la tuta non è salutare. Che ti dico? Allora, comanda il motore, nel senso che l'esperienza più bella te la dà il motore, anche se è bassissimo di pressione, sì. Però già così è carismatico, è bello. Poi adesso sono curioso che me la fai provare a piena pressione. Sì. Però è già bella. Le gomme sono giuste, dimensioni di gomme ci abbiamo preso. La frenata è bellissima, soprattutto frena modulare, è dolce ma è potente, è anche bilanciata come avantreno e posteriore. Il rumore è bellissimo e anche il sedile è giusto. Sì. Io starei anche volentieri un po' più col volante vicino e il sedile un po' più lontano. un po' più avanti con distanziale però magari. Anche il suo stile di guida era anche così. Sì, non è un problema quello. Io ero convinto che ci avessimo l'idroguida, quando sono uscito dall'officina, non c'è l'idroguida. Non siamo riusciti a metterla. Un'altra cosa che ha è quando tu fai dei transitori così, forse saranno anche gli angoli, soprattutto il camber dietro, sì. Però tende a prendere strada. Sì. Bisogna chiuderla ancora leggermente dietro e adesso sarà opera di Mauro, il nostro... Infatti, andiamo a parlare con Mauro allora. Settista. Mi chiamo Mauro Sperandio, faccio questo lavoro da quando ero bimbo, quindi ho qualche anno di esperienza e Danilo Gius mi ha dato in gestione tutto il reparto sospensioni qui alla Gius Preparazione. Abbiamo dato anche un nome a questo reparto, si chiama M7.1, è un'ala ben specifica della Gius Preparazioni dove costruiamo ammortizzatori da zero, rigeneriamo macchine sportive, stradali, auto storiche di tutti i tipi. La mia passione poi mi ha portato anche a poter iniziare a gareggiare, diciamo che le specialità le ho provate tutte, dai rally alla salita, alla pista, neve ghiaccio, gare su terra. Questo mi ha dato la possibilità di capire meglio le problematiche che mi espongono in continuazione i vari clienti, perché appunto stando anche alla guida, quando mi dicono che la macchina a determinate situazioni si comporta in determinato modo, riesco subito a captare il problema e ad agire di conseguenza. Quindi Davide, le impressioni? Caro Mauro, molto bene già così. Allora, per la strada secondo me già siamo abbastanza in quadro. Sulle verticali è bella morbida, è confortevole. Se alzi un po' il ritmo c'è qualcosina ancora da vedere. E poi i ragazzi mi hanno detto che c'è la convergenza dietro un po' aperta. No, io adesso ho esagerato un po' perché io ho uno studio di guida, mi piace un attimo sentire la macchina. Sul lento è bella perché ti inserisce di più. Esatto, ti inserisce di più.
Sul veloce fa un po'... Sì. Sul veloce è un po' fastidiosa. Perché io ero convinto che avessimo la convergenza a 0. Se fosse così con la convergenza a 0 ti direi che c'è qualche problema. Ma se è la convergenza aperta, l'ho aperta volutamente, perché volevo fartela provare così. E per sentire anche la sensazione fin dove magari riesce a tenere anche il sistema dell'ammortizzatore, che magari non abbia delle frequenze che magari fa saltellare la macchina o si scompone subito anche sul lento. Sulle alte frequenze non è male già come comfort, pure sulle basse. In realtà per lo stradale secondo me è già decente. Poi possiamo salire, perché ne abbiamo da salire. Quindi... Secondo me un po' di rigidezza ce l'abbiamo di margine. Sì, ne abbiamo. Anche per la strada. Bene, sono contento che è già un bel inizio, un bel punto di partenza. Questo è il tuo ammortizzatore posteriore che tu hai già su una macchina che stiamo facendo i test, con un materiale molto leggero, tutto lappato all'interno, puoi sentire che te c'è. Vabbè, zero. Proprio, zero. No, viene curato veramente. Impercettibile. No, diciamo che i materiali sono materiali che usiamo nel motorsport, che poi io riporto comunque a livello stradale, perché comunque è una tecnologia diversa e quindi nello stradale hai un utilizzo veramente al 110%. Questo qui è la parte sotto l'ammortizzatore che poi verrà avvitata direttamente, quindi si può anche sostituire in caso che prenda un colpo, perché comunque questo qua è un monotubo. Questo per quanto riguarda il corpo, invece quando riguarda lo stelo abbiamo varie tipologie comunque di steli, sempre steli forati, sempre guide iperleggere, quindi siamo ovviamente a livelli di motorsport, però riportato sullo stradale. Poi abbiamo il sistema del doppio pistone, che sono quelli che abbiamo montato per il sistema elettronico, che è uno scoop che stiamo svelando adesso, quindi doppio pistone, tra l'altro è la sola parte finale che poi va inserita nell'altra parte dello stelo, è tutto smontabile, quindi è tutto customizzabile. Cioè, questo qua è un progetto che viene fatto per customizzare e preparare gli ammortizzatori elettronici per questi tipi di macchina. Non mi piaceva quella situazione lì con le 3 posizioni che ti fanno un po' tutti i grandi marchi che ci sono adesso. Volevo una cosa specifica che mi facesse la regolazione, la stessa cosa che io faccio manualmente su una macchina. Eccoci qua, questo praticamente è il manettino volgarmente chiamato da noi per la regolazione degli ammortizzatori elettronici che abbiamo installato in questa Maserati. Praticamente l'ho pensata in 2 posizioni, cioè soft e sport, ma che tu hai già preimpostato. Poi se tu vuoi comunque customizzarti ancora le tarature, c'è una soluzione custom dove tu entri, vai sull'anteriore e ti regoli da 1 a 10 come vuoi, vai sul posteriore e fai uguale, che è la stessa regolazione che faresti manualmente, quindi non stiamo parlando... Però non devo scendere alla macchina. Non devi scendere alla macchina, esatto. Lo si può montare in qualsiasi tipo di autovettura. La figata secondo me è proprio questo, l'ho pensata per questo. No, ma banalmente anche su strada. Se anche su strada? Sono in strada e inizia a piovere, io me la ammorbidisco un po' la macchina, capito? Cavolo, lo fai direttamente dall'interno dell'abitacolo, già l'ho pensata soprattutto con macchine a trazione posteriore. Una volta finito e terminato di preparare l'ammortizzatore, lo andiamo a testare in questo dinamometro di ultima generazione con motore magnetico, con un software di ultima generazione. Andiamo a caricare un profilo X che io ho rilevato con le acquisizioni dati che installiamo su delle macchine, che adesso farò partire prima di andare comunque a provare l'ammortizzatore vero. Ecco, come potete vedere, questo è quello che succede mentre si guida una macchina. Questo profilo è dato dal pacchetto che noi utilizziamo in situazioni di test per le macchine da competizione. Di solito installiamo dei sensori di posizione degli ammortizzatori, installiamo un giroscopio, un accelerometro, installiamo un sensore sterzo, un sensore freno, un sensore girimotore, un sensore temperatura, gomme esterne sul battistrada. Avendo tutti questi dati possiamo analizzarli prima in telemetria e poi a livello di sospensione dell'ammortizzatore riprodurre il profilo direttamente in banco prova e lì andare a analizzare se stiamo andando sulla direzione giusta o se stiamo sbagliando qualche cosa. Questo ci permette di guadagnare tantissimo tempo nei test e di arrivare già preparati al 70-80% in una situazione di gara e andare a raffinare solo nel weekend di gara in base alle temperature, al tempo, a quello che troviamo in quel weekend lì. Siamo a Vairano sulla pista di 4 ruote, grande privilegio poter guidare qui, che è davvero un paradiso terrestre
per gli appassionati di automobilismo e soprattutto per chi ama parlare di messa a punto e collaudo, perché non è un autodromo, è proprio un proving ground creato apposta per rilevare sia dati che sensazioni a bordo di ogni tipo di auto, e noi ci abbiamo portato la nostra bella Biturbo. Vai! Grandissimo, bellissima, spettacolare. Mi sto già improfumando di benzina un bel po'. Che soddisfazione, è difficile da spiegare, perché chiunque ha mai guidato una Biturbo sa quanto è difficile farne andare bene una, soprattutto bene così. Il motore è una meraviglia, Danilo ha fatto un capolavoro, ovviamente per quello che poteva, senza aumentare il numero di valvole. Il rumore è meraviglioso, la coppia, l'erogazione tossisce un po' ai medi, ancora forse c'è qualche puntino di carburazione da fare, ma te ne dimentichi nel momento in cui inizi a prendere due curve. Con l'assetto e l'autobloccante è davvero divertentissima. Qual è il problema forse che rimane ancora su questa Biturbo e su tutte? Il fatto di non aver potuto ancora montare una stabilizzatrice posteriore che davvero le cambierebbe la vita. Abbiamo cercato di irrigidirla dietro in modo che non soffra così tanto la morbidezza del retrotreno, che veramente è un po' l'unico neo in questa preparazione a livello di assetto, perché essendo molto morbida dietro continua a spingere l'anteriore, il posteriore è sempre predominante e l'anteriore ovviamente va a saturare prima. Devo dire è una cosa più che tollerabile, perché devi veramente forzarla per iniziare a sentirla mollare di bilancio meccanico sull'anteriore. È molto bella sui curvoni veloci come questi. Vairano è una pista fatta apposta per mettere in luce pregi e difetti delle sospensioni, del telaio di ogni macchina, e infatti sinceramente sono contentissimo che Quattro Ruote ci abbia aperto i cancelli oggi. È un privilegio veramente raro. Ma che bello. Vai, Mauro, sei contento? Sì, dai, è venuta Oh. benissimo. Il nostro grande assettista qua. No, guarda, è stato fatto un ottimo lavoro, sono proprio felice. Va forte ragazzi, va forte. Siamo riusciti tramite un bel distanziale artigianale a portare un po' indietro il volante, quindi la posizione di guida è abbastanza decente adesso. Frena anche, ottimo, bella. Veloce, le dimensioni gomme e tutte le tarature sono veramente giuste. Anche in frenata, quando si va a scomporre, mantiene un decoro più che sufficiente ed è bellissima. Abbiamo fatto davvero la scelta perfetta con il colore degli esterni e degli interni. L'insieme è un successo. Fa strano essere qui dentro con la tuta perché stona parecchio. Bisognava, però la macchina è davvero quello per cui forse era stata costruita, o magari sarebbe stata costruita se ci fosse stato il modo, i soldi. Sul veloce è veramente affidabile, ti dà confidenza, ti fa venire voglia di giocare. Sul lento è un po' più impacciata, ma è normale che sia così. Mi aspettavo di meglio. Lo sterzo delle Biturbo, che è un po' sempre stato criticato anche da me quando la provai la prima volta, su questa sinceramente è molto buono ed è anche abbastanza agile. Fino a che non le chiedi davvero più di quello che devi, in realtà è niente male. Che soddisfazione una Biturbo che va così in pista, ragazzi, troppo bello. Bravi ragazzi. Bravi tutti. Cioè, questa curva in particolare è sua, è veramente la curva per lei. In appoggio pieno, a 3/4 di gas, che bello. E anche come sta sui cordoli, come affronta i cordoli, ingoia davvero tutto. Bravo anche Mauro. Il cambio, qualche problemino di innesto te lo dà, magari l'età non aiuta, però anche da nuovi non erano perfetti, anche se a livello di solidità e affidabilità lo ZF non era male. Che bella ragazzi, in questo misto stretto, fino a che non serve la barra posteriore, è veramente figa. Su strada mi era sembrata un po' dura di sterzo, un po' troppo carico, e avrei voluto averla con un idroguida. Qui devo dire che questa mancanza non la sto sentendo. È vero che se avessi un idroguida la macchina mi sembrerebbe più leggera di 3 quintali, però non è brutto usarla così, devo dire. Bella, veramente bella. Oltre ogni aspettativa. E brava Biturbo.
Eccolo là. Dentro le pance. Arriva. Per fortuna che c'è, e sono contento che Davide ci abbia creduto a fare una macchina così. Sì. Cioè non è da tutti, No. non è da tutti fare una roba del genere. Davide! Oh Mauro! E allora? E allora? Che ti sembra? Mi sembra un miracolo. Come sono le impressioni? Dai, dammi le tue prime impressioni. Allora, da quando abbiamo fatto lo shakedown già 100 è volte migliorata. meglio. Sì, 100 volte meglio. E ancora un po' sottosterzante. Ancora un po', ma si può. Sta barra dietro le serve tantissimo. Ci vuole. Sì, quella sì, la sì. mettiamo, quella la mettiamo, dai. No, per il resto è bella, l'inserimento è bella. A mezza curva è un po' Sì, sottosterzante. perché comunque E dietro è forte, davanti satura prima. Però comunque poi in uscita è bella, il differenziale lavora bene, non è male. Bene, non è male. bene, Sul bene. veloce è fighissimo. È un po' prevalente nel posteriore. Sì, è più forte dietro. E E percorrenza in appoggio, anche un po' di compressioni, le piace tantissimo. Sul veloce non manca neanche l'idroguida, sul lento un po' sì. Però col fatto che è tanto morbida dietro adesso non riesce a farla giocare più di tanto. no, Nel lì senso è ferma. va montata la barra che non usciva di serie, però abbiamo voluto provarla così. La prossima Prossimo evoluzione, step. il prossimo step facciamo con la barra di torsione. Comunque così è molto sicura. No, è Di chiaro, contro, chiaro, cioè, chiaro. c'ha quei contro, ma di pro è molto sicura. Molto sicuro. Dovessi Sì. dare a un cliente così, stai tranquillo che non se la mette per cappello. Sì, poi si può anche estremizzarla portandola proprio da pista, allora lì si può giocare ancora con le geometrie, beh insomma lo sai benissimo. Sono Freni, contento. cambio, motore, cosa ti pare? Motore, rumore bellissimo, l'erogazione adesso che gliela do più pressione, sono d'accordo con te che più cavalli è sempre bello. Vabbè, chiaro. Però non bastano mai. È onesta, è onesta anche, poi è leggera, frena forte, frena forte. bene, sì. Col fatto che dietro è morbida, anche in frenata scomposta, comunque dietro la tiene Sì, ferma, quindi tu coppia freni bene, pure quindi puoi dentro la andare curva. dentro. Cordoli, alte frequenze, basse frequenze, non è male, già così. Lo so che tu ci potresti lavorare tantissimo. No, ma lì poi diventerebbe spaziale, ma già così. Ma lì ti puoi giocare te, c'hai il manettino, fai quello Sì, che vuoi, euro. la puoi gestire come vuoi, già dall'interno, Non è quindi. male. E poi insomma- è stupenda, è bellissima, è No, venuta no, proprio questa bella. è veramente- passare cattivissima proprio. È bella. Sì, è di classe ma sportiva. È una bella macchina, appunto, è una bella macchina. Ma anche la scelta dello stesso del pneumatico da 16 con queste misure qua. A livello estetico non farei altro. niente, Giusto, niente. giusto. Bella così com'è. Sì, La gente friulana l'ha resa giusta. E abbiamo dato vita. è dato vita. Bravi a tutti ragazzi. Bravi. Mai fatto un applauso a fine puntata, questa è proprio una cosa. Aaron ci voleva. Vedi? Aaron. Che cazzo ne trovi uno come me? Oh, Quando atterri con l'aereo, Sì, esatto. ti applaudo. Bravo, bravo. Non ci siamo schiantati.